Ero una ragazzina quando ho iniziato a tagliare i metalli, a ricciare fili e a montare perline. Dopo è stato un crescere, nel senso che andando avanti a 18 anni, forse 19, ho aperto il mio primo negozio ed era sempre un laboratorio artigianale, facevo bigiotteria e pietre dure. E poi ho cambiato, io vengo dall'Emilia Romagna, dal mare, quindi ho cambiato habitat e sono venuta in Oltrepò, sono stata un po' ferma e poi ho cominciato a fare corsi. Sono Giovanna Matassoni e sono orafa a Stradella da oltre 25 anni. Questo lavoro lo faccio da oltre 40 anni. Sono stata allieva di Davide De Paoli, che è uno scultore di Milano, sono stata allieva di Giampaolo Giardina, che è il mio maestro orafo. Ho fatto corsi di smalti, ho fatto corsi di sbalzo e cesello, corsi di modellazione della cera persa, di fusione e vabbè, quello che vedete qui è tutto, è proprio la riunione di tutto quello che ho imparato nella vita. Questo è il mio lavoro, sono molto felice di essere qui oggi e proprio mi ha veramente dato la consapevolezza di saper fare qualcosa. L'artigianato è una cosa veramente impegnativa, anche perché quello che io dico sempre, l'artigiano di oggi è la memoria dei mestieri di una volta. Non si scappa, se uno lo fa davvero, nel tempo si rende conto che ha la malattia professionale, che ha l'artrosi alle mani, che ha la pelle squamata, che le unghie non crescono più come crescevano, come crescono le altre donne, crescono diversamente. E così, con queste mani che io le volevo far vedere, perché sono le mani di una donna, oltre che di una donna che ormai ha un'età e che è tanta età, però sono mani che hanno lavorato, che portano proprio i segni del lavoro. Mio nonno commerciava in gioielli antichi, mio nonno Merigo era un essere particolare, lui commerciava in gioielli antichi e in opere d'arte, e non era ricco, tutt'altro, aveva 5 figli da sfamare, ma portava a casa delle cose bellissime che mio babbo acquistava spesso e volentieri. È stato proprio una cosa fisiologica, dal divertimento farlo diventare un lavoro. Quando c'è stato il momento in cui a volte mi ha stancato, ho cambiato, gli ho dato un'altra connotazione, ho ripreso un po' in mano la mia, così appunto, questo senso di divertimento e di voler trovare piacere nel lavoro, e è stata la mia fortuna. Ci sono momenti in cui basta ascoltare una canzone, ci sono momenti in cui basta leggere un brano di qualcosa, ci sono momenti in cui vedi un fiore, ci sono momenti in cui vorresti dire delle cose. Gli incontri con persone magari un po' più di spessore di me, che hanno qualcosa da dirmi in più, e quindi io attingo, prendo, faccio mio, elaboro, insomma si impara sempre. Oggi un gioiello per me è un autoritratto, perché ci metto sempre qualcosa di mio, però sai, col senno di poi, perché comunque si lavora tanti anni, e quando sono tanti anni che lavori cominci a voler fare del tuo proprio il tuo, quasi e basta, e quindi diventa un'espressione di te, diventa appunto un autoritratto come può essere una fotografia. Anello io gli do, di mano in mano che lavoro, gli do i titoli, discorsi, per me questi discorsi interrotti, questi sono discorsi interrotti, quindi molte volte mi ispiro a qualcosa, molte volte è il lavoro che mi ispira, intanto che lo faccio. In serie non ho mai lavorato in serie, e preciso
subito che non lavoro col sito di vendita online. Per me il rapporto è uno ad uno, si stabilisce col cliente, se è una cosa per sé ci si interfaccia sul desideri che ha, sul budget, sui colori che gli piacciono, su quello che io conosco di lui. Se è un regalo si cerca di capire, io cerco sempre di capire chi lo deve ricevere, com'è, se è bionda, se è mora, se è sportiva, se è elegante. Per quel che riguarda quello che faccio a questo tavolo, che è il mio tavolo dal primo giorno in cui ho cominciato i corsi, che me l'ha regalato mia mamma, da questo tavolo escono tutte cose fatte con le mani proprio, ma con fatica. Noi che lavoriamo con le mani e che dobbiamo svegliarsi alla mattina e aver voglia, non puoi venire qui, aprire con le chiavi, andare a bere il caffè. Se ti svegli quella mattina che non sei completamente in vena, non ce la fai a buttar giù niente. Neanche se ti hanno chiesto una cosa da 25.000 euro, non riesci, perché ti devono andare le mani collegate alla testa, collegate a un sentimento. Ogni lavoro però poi è un'opera, perché sono tutte cose molto impegnative, sono lavorazioni lunghe, sono cose che quando hai finito dici cavoli, però, no? Io sono stata fortunata perché ho avuto delle clienti che mi dicevano fai te. E io so già cosa devo cercare, perché sono tanti anni, ormai questo mondo lo conosco. Di base ci deve essere anche un po' di stima per la persona che hai davanti, anche se non sai chi è, anche se non la conosci, non lo devi trattare come un cliente qualunque, ma come una persona a cui tu dai qualcosa di tuo, che lui conserverà, si porterà dietro, magari tramanderà ai propri figli. Io questa cosa credo tanto, ecco, perché l'ho vissuta in casa e cerco di trasferirla, ecco. Credo che l'artigianato possa essere ancora oggi una base per un buon lavoro. Chiaramente ci deve essere qualcosa, nel senso che può diventare anche arte. Io ho toccato un po', ho sfiorato anche questo campo e credo quello che insegnerei a un ragazzo non sarebbe il lavoro, sarebbe proprio l'idea di buttarsi, l'idea di credere in quello che fa, l'idea di non aver paura di fare cose che non piacciono, l'idea di non vergognarsi del giudizio, di non preoccuparsi delle critiche. Se uno mi dice se voglio provare il tuo lavoro, gli darei una lastra d'argento grossa così, un po' di pinze, un po' di lime, un po' di ferri da battere, chiuderlo lì in una stanza un giorno e vedere cosa viene fuori.